Ciao amici e bentornati sul canale. Oggi andremo a parlare di coltivazione, agricoltura, quindi se volete diventare dei bravi contadini, i migliori del vostro mondo, beh, siete proprio nel posto giusto. Iniziamo subito. Dobbiamo recarci al workbench e andare qua in crafting. Dobbiamo andare a creare il nostro farmer workbench. Per farlo ci serviranno ehm, dei tronchi, quindi della legna e della fibra. Questo macchinario io lo suggerisco di andarlo a mettere fuori, in quanto poi il nostro orto sarà sistemato fuori. Quindi io l'ho già fatto ed eccolo qua. Dobbiamo andarci a creare quindi degli oggetti, come per esempio la pala. Per farla abbiamo bisogno di legno e anche pietra. È molto importante poi riuscire anche a fare l'innaffiatoio. Questo ci servirà per andare a bagnare le nostre piantine. Per farlo dobbiamo andare a raccogliere il ferro. Ma una buona notizia è che ci servono soltanto 3 lingotti, quindi è abbastanza semplice riuscire a fare l'innaffiatoio. Come potete notare è molto importante andare a bagnare le nostre piante perché questo ci permetterà di far crescere il nostro raccolto 2,5 volte in più velocemente. Poi un'altra cosa importante da dover andare a fare è il secchiello. Grazie appunto al secchio possiamo andare a raccogliere l'acqua. Questo secchiello ci servirà, come dice poi anche nella spiegazione, anche per andare a raccogliere il latte dalle mucche, ma questo lo vedremo successivamente. Quindi se vi interessano altre guide su questo gioco, mi raccomando, iscrivetevi e mettete un bel like per sostenere tutta quanta la serie. Ma continuiamo con il nostro farming. Una volta che abbiamo realizzato la nostra pala, semplicemente dovremo andarla a utilizzare sul terreno. Andiamo a utilizzare il tasto destro, altrimenti andremo a fare un buco. Quindi vedete che la zolla si va a colorare di un colore diverso, un marrone scuro. Quindi prepariamo il nostro campo in questa maniera. Allora amici, per portare poi il nostro bancone al tier 2, quindi al tier successivo, ci servirà procurarci la lattuga, vedete? Fatto questo amici, torniamo al nostro bancone e andiamo qui, in questa seconda voce. Qua troviamo tutti i semi disponibili all'interno di questo gioco. Al momento io posso andare a mettere o il grano o la lattuga, ma in questo momento che ho appena iniziato vi consiglio di fare la lattuga perché una volta raccolta, vedete, vi servirà per portare il bancone al tier successivo, quindi è molto indicato fare questa operazione. Per quanto riguarda il discorso dell'agricoltura, ogni volta ci chiederà l'essenza di vita. Questa è, ormai l'avrete capita, è una risorsa estremamente importante all'interno di questo gioco. Torniamo a noi, adesso facciamo i nostri semi. Ok, fatto questo, li andiamo a piantare. A questo punto cerchiamo dell'acqua e andiamo a raccoglierla. Mi raccomando ragazzi, fate soltanto una volta clic sull'acqua col tasto destro e vedete che qua nell'immagine il secchio compare pieno d'acqua. Se lo fate più volte rischiate di andarla a rovesciare, quindi ottenere zero praticamente. Allora andiamo a metterla qui dentro così ce l'abbiamo a portata di mano. Ora utilizziamo il nostro strumento, vediamo se funziona. Ecco, vedete? Lo andiamo a bagnare. Ora è notte, non si vede tantissimo, ma in teoria la zona dovrebbe diventare molto più scura. Ora andiamo a prendere i semi che abbiamo fatto, quindi tasto 8, e li andiamo a piantare in questa maniera. Allora ci sono all'interno del gioco due tipi di semi. Praticamente alcuni, una volta che noi andiamo a raccogliere il raccolto, quelle piantine rimangono lì perenni, diciamo, mentre altri richiedono proprio i semi.
Ecco amici che piano piano le colture incominciano a crescere. Mi raccomando, controllate sempre che sia bagnato il terreno perché, come vi avevo spiegato prima, con l'essere bagnato le culture crescono molto più velocemente. Intanto ho messo anche un po' di luci in modo che così potete anche vedere perché se non si vedeva più un tubo. Se non ho capito male, dovrebbe anche essere utile il fatto che piova perché dovrebbe riempire la nostra pozza ma anche bagnare il nostro raccolto. Lo vedremo quando ci sarà una grande pioggia. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se effettivamente questa cosa funziona perché per me è molto importante avere anche delle aiuti da parte vostra. Eccoli che stanno crescendo. Ecco che sono spuntate, stanno anche spuntando perché le ho messe in momenti differenti, le nostre lattughe, che sono gli ortaggi che avevamo messo per primi. Quindi una volta che sono belli che fatti, li possiamo andare a prendere semplicemente facendo così. Vedete che questo ortaggio, per esempio, mi ha ridato i semi. Ok amici, avevo fatto un errore io, avevo interagito troppo velocemente sul raccolto che non era ancora pronto, quindi però abbiamo visto che grazie all'utilizzo della nostra zappa su un raccolto ancora non pronto ci ridà indietro i semi, quindi questa è anche un'ottima notizia perché se sbagliamo, però dobbiamo stare attenti che sia pronto e ce ne accorgiamo quando ci esce fuori e perché adesso non esce, ecco, il tasto F perché si raccoglie così, ecco. Quindi aspettiamo qualche minuto e vedete che a raccogliere i nostri ortaggi, le nostre verdure ci procura non solo la piantina o la verdura, ma anche l'essenza che abbiamo già capito, ecco che sta piovendo, che è fondamentale all'interno di questo gioco. Quindi l'agricoltura è molto utile per tantissime cose. A questo punto siamo pronti per poter fare il Farmer Workbench di livello superiore. Quindi facciamo subito upgrade e vediamo cosa esce fuori. Ok, a questo punto ci ha sbloccato, vedete, dei nuovi semi, quindi in questo momento io posso andare a coltivare sia la carota che anche il corn. Abbiamo visto che c'era anche una simpatica ricetta dei popcorn, quindi ci servirà anche per fare questa ricetta. Nel bancone sempre possiamo trovare anche un modo per fare l'essenza, perché c'è quella di base e poi c'è anche questa qui che è rara, blu. Però per farla abbiamo bisogno di 100 di queste qui verdi, quelle comuni. Possiamo provare a farne una almeno. Perché poi ci servirà questa qua per andare ad upgradare. Quindi per fare il prossimo upgrade ci serve 10 di carota e 10 di corn. Quindi andiamo subito a fare queste nuove colture. Amici, a volte possiamo ottenere anche dei semi, vedete che questi hanno un sacchetto di colore verde? Questi sono particolari perché c'è scritto Eternal, cioè una volta che noi li andiamo a piantare non avremo più bisogno di andare a comprare altri semi, cioè quella piantina crescerà in eterno. Quindi ho ottenuto il primo sacchettino verde, poi vedete che se ne vanno a sbloccare altri nuovi. Li possiamo andare anche a creare quindi dentro il bancone e come potete notare però questo ci costerà un pochino di più, però diciamo che ne vale la pena perché non dovremo più andare a continuamente a fare nuovi semi. Vedete poi che una volta che abbiamo raccolto la nostra insalata possiamo andarci a fare una bella insalatona e questo ci darà istantaneamente il 10% di vita, quindi passiamo dalle bacche che ci davano il 5 a questa insalata che ci dà il 10, quindi possiamo andarla a craftare. Per farla però attenzione abbiamo bisogno anche dei funghi, ma abbiamo già visto che li troviamo facilmente in giro. Con il grano invece amici dobbiamo andare in questo punto qua alla nostra cucina e possiamo farci finalmente la farina e ci servirà poi insieme alle uova e all'acqua a fare il lievito e credo che il lievito poi servirà per finire per fare il pane. Da qualche parte ci dovrebbe essere la ricetta del pane, eccolo qua. Il pane ci dà il 15% di ristorazione della nostra vita. Ok ragazzi, per oggi abbiamo terminato qui.
Vi ringrazio come sempre della visione, se avete dei suggerimenti o delle domande vi invito a farli qui sotto. Ci vediamo presto per un altro interessantissimo video. Ciao ciao!